Per la serie I campioni leggendari della box, la puntata è dedicata a Carlos Ortiz, pugile portoricano ancorché cresciuto pugilisticamente negli Stati Uniti, in Italia molto noto per essere stato protagonista di 3 grandi sfide, 3 campionati del mondo contro il nostro Duilio Loi. Ortiz ha battuto Duilio Loi sul ring di San Francisco, ma ne è stato sconfitto 2 volte, una volta soprattutto in modo molto chiaro e molto spettacolare sul ring di Milano. Pensate che Loi e Ortiz durante le Olimpiadi del 1960 hanno determinato quasi l'esaurito allo stadio calcistico di San Siro. Comunque non sono gli incontri con Loi che voi vedrete in questa puntata, bensì 2 incontri precedenti alla serie dei 3 match con Loi, quindi la conquista del titolo mondiale dei pesi leggeri da parte di Carlos Ortiz, e poi l'ultimo incontro, quello del 1966, ultimo incontro non della carriera di Carlos Ortiz, ma ultimo incontro di questa serie. Ad ogni modo Ortiz, al di là della sua rivalità con Loi, occupa un posto importante, interprete stilisticamente straordinario in una delle più spettacolari categorie di peso, quella appunto dei pesi leggeri. Buon divertimento con Carlos Ortiz. Carlos Ortiz contro Kenny Lane. Carlos Ortiz portoricano. Siamo nel 1959, il 12 giugno, il ring è quello di New York e in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri, lasciato vacante. Kenny Lane, pugile del Michigan, che combatte in guardia destra e i pantaloncini bianchi, contro Carlos Ortiz, noto in Italia per essere stato 3 volte l'avversario di Duilio Loi, nato nel 1936, quindi ha 23 anni. Ortiz pugile di buone qualità pugilistiche, Carlos Ortiz. Kenny Lane, noto per la difficoltà del suo stile, ripeto, mancino, combatte in guardia destra. Non molto potente, di 4 anni più anziano. These boys are two hard punching, good leading. They are constantly lead. So it should be an interesting fight. Both men leading a lot. That's what the fans like. A lot of action. Vedete la buona linea pugilistica di Carlos Ortiz. Colpisce ripetutamente al corpo. 5 straight kidney punches. 1 minute to go in round 1. The regular welterweight limit is 147 pounds. These men agree to come in 147 pounds under the regular limit. That means junior welter. Good hard right to the body of Ortiz. Abbiamo visto un buon destro al corpo da parte di Ortiz, poi un tentativo di Kenny Lane, tendenza a colpire alle reni da parte di Ortiz, ma dall'altra parte Lane che si gira. Seconds to the end of round 1. Lane very strong inside. That's the end of round 1. Siamo alla seconda ripresa, ricordo che in palio il titolo vacante dei Welter Junior. Portoricano Carlos Ortiz, pantaloncini neri, americano Kenny Lane, pantaloncini bianchi. E c'è un knockdown sbilanciato, finisce al tappeto Lane, ma non è stato un colpo di Ortiz a determinare il knockdown. Appena sbilanciato Lane. Comunque si fa ora più vivace il match.
Il jab sinistro Ortiz, poi prova con il destro. Ortiz has a swelling on his right eye. Fuori misura Ortiz, ma Good grip. anche Lane non trova il bersaglio. Lane in white, Carlos Ortiz in black. Buon gancio sinistro di Ortiz, sottolineato dal pubblico di New York, ma in gran parte fatto di portoricani. Buon destro di Kenny Lane. Lane, much the skipper puncher. He seems annoyed at being caught off balance. It wasn't a stunning blow that knocked him down. He was skidding back on his heels and was off balance, and any kind of a punch would have floored him. But that's an official knockdown, because when the referee starts to count, that means that he deems it a knockdown. Ortiz, sinistro e destro. Con il destro di Ortiz, poi la serie a due mani di Kenny Lane. And with a terrific round. È una buona seconda ripresa. Ripeto, c'è stato un knockdown che l'arbitro ha considerato tale. To the referee, trying to stop the fight. The referee is talking to the doctor. A lot of confusion here. Ci sono delle proteste, c'è un po' di confusione sul ring. Probabilmente gli uomini d'angolo Over, and it's a TKO because of a bumping of heads apparently that opened the eye. The referee was just as bewildered as most of the ringsiders. At the e stopping, il match si ferma perché la ferita impedisce a Kenny Lane, una ferita impedisce a Kenny Lane di proseguire. The winner at the end of the second round by a TKO. And the Una vittoria senza troppa gloria per Carlos Ortiz, perché il knockdown, ripeto, a me non è sembrato tale, anche se l'arbitro aveva iniziato il conteggio. Ritroviamo Carlos Ortiz nella difesa del titolo conquistato contro Kenny Lane. È il 4 febbraio 1960. Sono passati 7 mesi da quando Ortiz ha battuto Kenny Lane e ora si trova di fronte a Battling Torres, pugile messicano. Match opportunamente collocato a Los Angeles. Battling Torres imbattuto, pantaloncini bianchi, Ortiz in pantaloncini scuri. Ortiz, as you'll notice, a very muscular La young categoria dei welter junior hasn't turned 19 yet, and they don't aveva fatto una sua apparizione negli anni 30, poi era stata abbandonata, è stata riesumata appunto con l'incontro tra Carlos Ortiz e Kenny Lane. Too much left jab from Ortiz so far. È stata, diciamo, la prima delle categorie a rompere la barriera delle classiche 8 categorie di peso con le quali il pugilato aveva vissuto per tanto tempo e che probabilmente non avevano neanche bisogno di essere modificate, ma tant'è. Torres from Reynosa, Mexico. Ortiz from Mayaguez Province, Puerto Rico and New York City. Comunque adesso si è certamente esagerato, si è arrivati alle 17 categorie. Crowd roared as Torres
Ecco, se proprio si dovevano aggiungere delle categorie alle 8 tradizionali, al limite i welter junior forse e i medi junior potevano essere accettati, ma oltre le 10 non si sarebbe mai dovuto andare. Purtroppo, ripeto, il pugilato ha sempre vissuto in un regime di totale anarchia, dandosi proprie regole, proprie sigle. Non c'è mai stata una federazione mondiale universalmente riconosciuta. Batlin Torres, ripeto, un pugile messicano imbattuto all'epoca di questo incontro. Sintesi, siamo alla quarta ripresa. Ricordo che il ring è quello di Los Angeles. Batlin Torres tiene fede al suo passaporto messicano, dimostrando molta aggressività, molta generosità. Ma Ortiz ha sicuramente più esperienza, una migliore linea pugilistica. Comunque fatica Ortiz a contenere gli attacchi di Batlin Torres. Il destro di Ortiz. Torrey's working now more to the body than he has been, and doing a fairly good job of it this round. No knockdowns, no cuts so far. This is round 4. Buon gancio destro di Ortiz. Torrey's best round, though. Poi il destro di Torres. Il gancio sinistro in uscita di Torres. Sinistro e destro di Torres. Notate come i colpi del pugile messicano siano sottolineati dal pubblico molto di più di quelli di Ortiz. Neither fighter's ever gone the scheduled 15-round distance of this bout. Il destro d'incontro di Ortiz sull'attacco di Torres. But Torrey's one back up. About 15 seconds to go here in the fourth round. Buon gancio sinistro di Torres. Sorprende Ortiz che riesce ad incassarlo senza piegare le gambe. He began against Carlos Ortiz in round number 4. Buon sinistro di Torres. Ancora col sinistro al corpo, Batlin Torres. After shooting for a knockout in the third round, Ortiz has thought better of it, played it a little safer in the fourth and here in the fifth. And a right hand as Torrey's threw a left, shook him off balance. Il destro di Torres.
Dopo un destro di Ortiz, quello di Torres apparentemente più efficace. Ortiz been on the deck only 3 times in his career, twice in one round. Il destro di Ortiz sull'attacco di Torres. Stenta Ortiz a contenere l'aggressività del messicano. Pugile molto spettacolare questo Battling Torres. Right hand really slowed down Torres with a minute to go in the 5th round. Col sinistro al corpo Torres, ancora col sinistro Torres, poi il destro di Ortiz, ancora con il destro Ortiz, and the left hook shakes Torres. si espone inevitabilmente Torres nei suoi attacchi, ne approfitta Ortiz. Buon match comunque. Il gancio sinistro di Ortiz. E siamo arrivati alla conclusione anche di questa ripresa. Nella sintesi passiamo al 7° round. Match previsto sulle 15 riprese. In palio il titolo mondiale dei Welter Junior, appena conquistato da Ortiz contro Kenny Lane. Titolo appena resuscitato dopo un lungo letargo. Buona combinazione di Torres, destro-sinistro. Non troppa precisione, ma molta aggressività in questa azione di Torres. Il gancio sinistro di Ortiz, che sbilancia Torres, che tocca con i guantoni il tappeto, l'arbitro glieli pulisce, o perlomeno dà questa impressione. Gancio sinistro di Torres, poi sinistro al corpo, sempre di Torres. Ma sono più precisi i colpi di Ortiz. Vedete questo destro? C'è un rapporto di almeno 3-1 come quantità di colpi a favore di Ortiz, ma la qualità di quelli di dicevo a favore di Torres, ma la qualità dei colpi di Ortiz è sicuramente migliore. Plus transportation and a month's vacation out here in Southern California, although they were training, they were working a little bit during the vacation. Il destro di Ortiz. Best shots and keeps right on coming in. What a fighter for an 18-year-old kid. ...24 anni Ortiz, soltanto 18 Battling Torres, ripeto, imbattuto fino a questo incontro. Buon uso del jab sinistro da parte di Ortiz. Lavoro al corpo da parte dei due, poi un sinistro di Ortiz che arriva dopo il suono del gong. Siamo comunque al 9° round in questa sintesi.
Sempre in avanti Torres, sfida i pericolosi colpi d'incontro di Ortiz. Il gancio sinistro di Ortiz, il colpo migliore in questa serie di colpi a distanza ravvicinata. Un bel destro al corpo di Torres. Ma Ortiz si dimostra più lucido, più ordinato. Good right shot by Ortiz a moment ago. Gancio sinistro di Ortiz. Poi il destro di Ortiz. Non si ferma comunque Torres, che continua ad attaccare, incurante dei colpi d'incontro ai quali si espone. Il sinistro al corpo di Torres. Torres moves extremely well for such a young fighter. Tough to get a clean shot at. Half a minute to go in the 9th round. Il destro di Ortiz. Right uppercut by Ortiz. Ancora con il destro Ortiz. Puro blofe, Torres, puro blofe. Vamos ahí, Torres, vamos ahí. Il destro ancora di Ortiz e la conclusione della nona ripresa. Round 10, Torres in white and the junior welterweight champion Carlos Ortiz. Decima ripresa. Carlos Ortiz è il campione, pantaloncini scuri contro Battling Torres, sfidante messicano, 18 anni, imbattuto. Neither fighter has been down, nor do I believe either fighter has been hurt seriously. Torres slipped to the canvas once. Col sinistro Ortiz. Ancora il gancio sinistro di Ortiz. It's only our personal opinion, nothing official. They have 3 competent officials here designated by the State Athletic Commission. We would think. Ancora il sinistro di Ortiz. Torres shaken by that left hook. We would have to think that Torres, to win this, is going to have to put Ortiz down a few times, maybe knock him out, for he seems to be being outboxed all along here. Cerca di lavorare al corpo Torres. But every round has been fairly close. Il sinistro ancora di Ortiz. We haven't given either fighter a round by more than 10-9. Torres Fuori misura here in the 10th round. Ortiz. Ortiz is not landing on him. I believe Torres is just getting very E poi alla fine però il sinistro di Ortiz si abbatte. Dopo una serie di colpi fuori misura, 4, 5, Carlos Ortiz ha trovato quello giusto 8, 9. e non ce la fa a rimettersi in piedi Battling Torres. Carlos Ortiz vince per KO la 10ª ripresa. Contrariamente a quanto è accaduto a molti pugili che sono saliti di peso durante la carriera, Carlos Ortiz, dopo essere stato campione del mondo dei Welter Junior, è diventato campione del mondo dei pesi leggeri e difende questo titolo contro Johnny Bizzarro sul ring di Pittsburgh nel 1966, il 20 giugno. Per il titolo dei Welter Junior Ortiz aveva combattuto 3 volte contro Duilio Loi, vincendo la prima sfida a San Francisco nel 1960, perdendo 2 volte a Milano il 10 maggio del 1900 e scusate, il 1° settembre del 1960 ed il 10 maggio del 1961. Il match del 1° settembre del 60 si svolse allo stadio di San Siro in piene Olimpiadi di Roma, grandissimo
successo di pubblico e grande match di Duilio Loi. Ortiz è diventato campione del mondo dei leggeri battendo Joe Brown. Lo ha difeso più volte contro Teruo Kosaka, contro Doug Weiland, ottimo pugile cubano battuto per KO tecnico alla 13ª ripresa. Ancora col filippino Flash Lord, anche qui KO tecnico al 14° round. Una vittoria su Kenny Lane, anche lui sceso al limite dei leggeri, vittoria ai punti in 15 riprese. Poi una sconfitta ai punti contro Ismael Laguna, battuto però in rivincita. Pugile panamense molto elegante Ismael Laguna. Un pari a Buenos Aires sulle 10 riprese senza titolo in palio contro Nicolino Locce, chiamato l'intoccabile. Ed ora questa difesa contro Johnny Bizzarro sul ring di Pittsburgh. Johnny Bizzarro di origine italiana. Bizzarro in pantaloncini bianchi. He's their champion. He actually is the North American Junior Lightweight Champion. Ortiz has made 4 successful title defenses as champion, but he has had 6 title fights. He's gone 15 rounds 10 times. Bizzarro has only had 3 15-round fights. Buon sinistro di Bizzarro alla bocca dello stomaco. Bizzarro said he didn't expect to pace himself. He said, I don't know how to fight that way. I just go out and fight and box as long as I have to. 10 seconds to the end of round 1. Vicious roundhouse right by Ortiz, missed. Ortiz in black, Bizzarro in white. That's the Conclusione della prima ripresa. Nella sintesi passiamo al terzo round. in round 3 of this championship bout for the lightweight crown between the champion Carlos Ortiz in black and the challenger Johnny Bizzarro in white. 3 knockdowns in any one round will end the fight under the WBA rules which the Pennsylvania State Athletic Commission operates. The fighters cannot be saved by the bell. The count will continue should either one of them be... Largo sinistro di Ortiz. And the 5-point must system is how we're scoring tonight's fight. Carlos Ortiz. 30 anni Ortiz a questo punto della sua carriera, una carriera proseguita fino al 1972. Buon sinistro di Ortiz. Back over our microphones now. Bizzarro's footwork carrying him away from the power of the champion. The champion has scored 16 knockouts, the challenger 24. Col sinistro Bizzarro. Ortiz thought he might win by a KO because he knows that Bizzarro said he might win it by a KO because he knows Ortiz is a sucker for a quick right-hand lead. But so far, Bizzarro has been unable to get that quick right-hand lead. The jaw of champion Ortiz. Buck McTiernan, the referee, breaks them up. Col jab sinistro Ortiz. Skill and action they're seeing in the ring. 1 minute to Si the muove end of molto round sulle 3. gambe Bizzarro. Bizzarro just jabbing, hitting and run, trying to stick that left. Gancio sinistro di Ortiz. Ortiz that time, another left hand. Bizzarro couldn't get his hands free. Ortiz scored with 2 good left hooks. He's got good punching power with that left hook. Ancora col sinistro ha toccato Ortiz. He has a win, a loss, and a win. According to his connections, why, if they keep the succession, he'll win tonight. There's been all kinds of logic here in the fight headquarters in Pittsburgh the last couple of days. Sinistro, sinistro e destro di Bizzarro. Colpi un po' troppo saltati, quindi privi di particolare potenza. Senza l'appoggio delle gambe è difficile dare consistenza ai propri colpi.
Conclusione della terza ripresa, siamo alla quarta. This is Tommy Roberts along with the former light heavyweight champion Tommy Loughran in Pittsburgh, Pennsylvania for this lightweight championship fight between the champ in the dark trunks, Carlos Ortiz, and the challenger in white, Johnny Bizzarro from nearby Erie, Pennsylvania. Ortiz just made the 135-pound Bizzarro combatte praticamente sul ring di casa, Bizzarro came in at 133 3/4. vive a Erie in Pennsylvania, vicino a Pittsburgh appunto, dove si svolge questo incontro. Ma Ortiz è abituato a combattere Ortiz, and there was a leaping sui ring di tutto il mondo. by Bizzarro. You've seen that one by Floyd Patterson. Ho ricordato i 2 match sostenuti a Milano contro Duilio Loi, ha combattuto in California, ha combattuto a New York, ovviamente anche a Porto Rico, suo paese natale. Johnny is not beating him to the punch as he expected to do. Bizzarro thought he had much better foot speed and certainly better hand speed, and that left landed flush on the nose of Bizzarro. Bizzarro getting a few right hands in, but not powerful right hand punches. You can hear the leather, but that was a good left by the champion. His left has been most effective. Buon sinistro di Ortiz. Remember, 3 knockdowns in 1 round will end the fight. The referee alone can stop the fight. Fatica qui l'arbitro a dividere i 2 pugili. This will be a $5,000 pay night for Bizzarro. It's his biggest pay night, but most important, it's a chance for the title. 1 minute to go in round 4. Bizzarro slipping again. His speed is, maybe he's a little too speedy. He has been slipping from the very beginning. Bizzarro has 2 brothers who are fighters. Lou, a 19-year-old, is 5-0, and Paul is 4-0. Oddly enough, 4 Pittsburgh champs had brothers who fought. Match si vivacizza qui. Teddy Yaros and Fritzy Zivik. Of course, Fritzy had 4 brothers that fought, and fight fans well know that. Sinistro e destro di Bizzarro. Right hand to the kidneys that time. He wants to stay out of the corners and off of those ropes, does Bizzarro. We have 10 seconds to go in round 4. The champion, Carlos Ortiz. The challenger, Johnny Bizzarro. And there's the bell. Siamo al 6º round. Buon ritmo. Non troppa consistenza nei colpi di Bizzarro, che fa molto movimento. Più ordinato, come sempre, Ortiz dà l'impressione di poter controllare la disordinata aggressività dell'avversario. Qui scivola, mette il ginocchio a terra, ma non c'è ovviamente conteggio per Johnny Bizzarro. Tommy Loughran, can you see any? He's been in several dangerous spots here tonight when he slept, and could have been put a shot on the chin when he went down, but it looked like a real knock. Ora è Ortiz a tenere il centro del ring, Bizzarro gli danza attorno. They bumped heads in that exchange. Now a mouse has popped up under the right eye of Johnny Bizzarro. Un altro intervento dell'arbitro Jack McTiernan. Over the left eye, Carlos Ortiz, there is a scratch and a welt. Could have been caused by the laces. Spreca molte energie Johnny Bizzarro. 1 minute to the end of round 6. Ortiz won the junior welterweight crown from Kenny Lane on a second-round KO in 1959. Defended that title twice. And he lost the junior welter title in September of 60 to Duilio Loi. He went on to win the lightweight title from Joe Brown in 62. And he's held the title ever since, except for one go against Ishmael. Buon sinistro in uscita di Johnny Bizzarro. And he got the title back from him last November.
Poi un montante destro di Bizzarro, ma anche qui un colpo portato senza il sostegno delle gambe. Il sinistro di Ortiz. Acceso un po' il pubblico, l'ultima parte del round precedente, pubblico che sostiene il pugile di casa che è Johnny Bizzarro, ma l'impressione è che Carlos Ortiz stia controllando piuttosto bene questo match. Al di là di una buona velocità e una discreta aggressività, Bizzarro non sembra possedere la potenza necessaria per fermare il campione. Ortiz is unmarked, and so is Bizzarro, except for a small mouse under the right eye. C'è parecchio lavoro per l'arbitro Jack McTiernan. Right hand was high on the head. Ortiz got 3 or 4 good right hand punches into the ribs of Bizzarro in that exchange. Il sinistro di Ortiz. Left hand lead and counter with a vicious left hook to the midsection. Good strong punch by the champion that time. Ortiz started boxing in a program at the Tompkins Square Park Boys Club. Now as champion, he wants to be senator from the 29th district in the Bronx. He's going to run the primary on the 28th of this month and start campaigning tomorrow. 1 minute to the end of round 7. 5-point must system if you're scoring. Sinistro al corpo di Bizzarro. Poi un corto gancio destro di Ortiz. Il sinistro di Bizzarro. Buon gancio destro di Bizzarro. Bizzarro can take it. But in order to win, you've got to give some. So far, he has. Fuori misura con un destro che poteva essere pericoloso Bizzarro. Ortiz slipped most every one of those punches. The crowd is roaring, but Ortiz slipped. A vuoto Bizzarro, più lucido e più attento Ortiz. Ottava ripresa. Round 8 in Pittsburgh, Pennsylvania. The champion Ortiz in black, the challenger Bizzarro in white. Lightweight title on the line tonight. Ricordo che c'è in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri. Sum it up in 2 words. Siamo nel 1966 e Ortiz è campione dal 1962, quando ha conquistato il titolo battendo Joe Brown, dopo essere stato in precedenza campione del mondo dei welter junior, titolo conquistato contro Kenny Lane e ceduto a Duilio Lloyd. Good right hand by Ortiz, left by Ortiz, and Bizzarro is hanging on. Vedendo in azione Carlos Ortiz potete avere un'idea del valore assoluto del nostro Lloyd, quindi di grandissima personalità. And a butt over the head has opened a cut over the right eyebrow of the champion. Just there, that butt, and Ortiz winced. Blood is now trickling down from that cut over his eye, and the champion is brushing it away. He is annoyed now. It might get into his eye. It was a butt that did it, and Ortiz winced. Bizzarro sees that blood, and he's spurred on now, and the crowd is spurring him on. That right missed. That right missed. And the boys fall into a clinch. Buck McTiernan breaks them up. Ortiz very effective tying up. Molto lavoro, ripeto, per l'arbitro.
Tenta qualche volta Ortiz a contenere la disordinata aggressività del suo avversario. Contra col sinistro Ortiz sull'attacco dell'avversario. Gash over his right eye now is bleeding much more profusely. And it was a butt that did it. Destro in uscita di Bizzarro. Inside, Ortiz seems much stronger, and that cut is really bleeding. 10 seconds to the end of round 8. Conclusione dell'8ª ripresa. Passiamo nella sintesi al 12° round. Well, the signs and the banners around this Pittsburgh Civic Arena say we're all for Bizzarro from Erie, PA. And there, boy, the challenger has been making things uncomfortable for Ortiz, the champion. We are in round 12. Jab sinistro di Ortiz. This is the 13th title fight for Ortiz. He defended the title 4 times. Il destro di Bizzarro. To Laguna and regained it. È il 13° incontro valevole per il titolo mondiale sostenuto da Carlos Ortiz. 30 anni all'epoca di questo match. Siamo nel 1966. Never been stopped. He's been down in 3 different fights, but got up every time. He's fought mostly in Pennsylvania, but he did go to Manila and lost that 15-round decision to Flash Elordi for the junior lightweight title. While Ortiz has been all over the world defending his title. Ortiz stalking Bizzarro, looking for that big punch. Per Bizzarro è il secondo tentativo di conquista di un titolo mondiale, battuto ai punti in 15 riprese da Flash Elord sul ring di Manila nelle Filippine. Bizzarro said he wanted to stay out of the Il corner. match allora valevole per il titolo dei leggeri junior. Neither boy with a lot of steam at this moment. Il gancio sinistro, attenzione! Il gancio sinistro di Ortiz ha scosso Bizzarro che non ce la fa. Cerca di rimanere in piedi, ma le gambe non lo sostengono. Ci sarebbero già gli estremi per il KO tecnico. In effetti Bizzarro finisce al tappeto senza bisogno che Ortiz lo colpisca ancora. Bisognerebbe fermare, ma naturalmente si continua purtroppo e finalmente l'arbitro si decide. È KO tecnico alla 12ª ripresa, sempre con un attimo di ritardo queste decisioni arbitrali. Alla fine Ortiz ancora campione del mondo. Il 16 agosto 1967 a New York, dopo aver riunificato il titolo, Carlo Ortiz affronta per la terza volta Ismael Lagugna. Siamo nella 4ª ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri. Si affrontano Carlo Ortiz in pantaloncini blu, Lagugna in pantaloncini rossi, l'ex campione. I due si sono affrontati in altre 2 circostanze. Lavora bene con il jab Ortiz, originario di Puerto Rico, nato il 9 settembre 1936, 1,71 m, 1,77 m invece per il suo avversario. Manager di Ismael Lagugna, Héctor Valdés, originario di Panama, nato a Colón, soprannominato El Tigre. Ismael Lagugna che ha interrotto il regno di Ortiz, adesso però va a segno con il destro, allora parte la carica. Ortiz ha fiutato il momento favorevole, il pubblico in visibilio per Carlo Ortiz.
Lagugna decisamente più giovane rispetto al suo avversario, ha 24 anni, nato il 28 giugno 1943. Nel primo match tra i due, la vittoria di Ismael Lagugna ai punti in 15 riprese il 10 aprile 1965 a Panama City. Ancora Ortiz viene avanti con coraggio. Ortiz che poi si è preso la rivincita a San Juan di Porto Rico il 13 novembre dello stesso anno 1965. Adesso si affrontano nuovamente, questa volta sul ring di New York, a 2 anni di distanza, poco meno. E Ortiz che adesso comunque domina la scena sul ring newyorkese. Ortiz che aveva conquistato il titolo di campione del mondo dei leggeri il 21 aprile 1962 con Joe Brown sul ring di Las Vegas. Finisce una ripresa nettamente favorevole a Ortiz. Siamo arrivati dunque alla 15ª e ultima ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri, versione WBC e WBA, titolo riunificato da Carlo Ortiz. Fischi da parte del pubblico. I due sembra che non vogliano recarsi troppi danni l'uno all'altro. Adesso hanno finalmente iniziato le prime schermaglie. Partito con il destro Carlo Ortiz. Ancora Ortiz viene avanti. Sono costretti a legare tutti e due, sono molto stanchi a questo punto del match. Comunque ha tenuto molto bene il ring Carlo Ortiz, che sembra in grado, a meno di sorprese in questa ripresa finale, di poter difendere al meglio il suo titolo dei leggeri. Perde sangue dall'arcata sopraccigliare sinistra Ortiz. Deve intervenire ancora una volta Arthur McCounty e poi parte di nuovo Ortiz. E il tigre, il suo avversario Ismael Lagugna, che lo ha sconfitto a Panama City nel 65, non sembra in grado di reggere il confronto. Destro e sinistro ancora di Carlo Ortiz. Il sinistro a segno di Ortiz. Rischia, troppo scoperto con la guardia Lagugna, che adesso ha molti problemi. Ne approfitta Ortiz per questo bel finale di match e poi lega. Ultime battute del match con il jab Lagugna. Solo il knockdown potrebbe forse salvare Lagugna, ma non sembra abbia ancora energie sufficienti per provarci. Respira a bocca aperta anche Carlos Ortiz. Una destra al corpo da parte di Lagugna. Il montante destro di Lagugna. Troppo tardi comunque per provarci. Di nuovo interviene McCounty, l'arbitro di questo match, che è stato molto puntuale e preciso. Ormai siamo alla conclusione anche della 15ª e ultima ripresa, che finisce proprio in questo momento. Alza le braccia al cielo Ortiz, che ricordiamo anche aver combattuto con Duilio Loi a Milano, perdendo il titolo dei Welter Junior. E adesso si aspetta soltanto il verdetto, che sembra poter essere favorevole a Carlo Ortiz, che ha combattuto anche a New York con Paolo Rosi, vincendo, ed è ancora lui il campione del mondo, Carlos Ortiz.
New York, 20 settembre 1972. Ken Buchanan sfida Carlos Ortiz. Sul ring di New York, l'ex campione del mondo dei pesi leggeri Ken Buchanan affronta un altro ex campione del mondo, Carlos Ortiz. In pantaloncini rossi Ortiz, tenuta scozzese, come sempre per Ken Buchanan. È un incontro fra campioni. Buchanan ha appena perso il titolo nel giugno scorso contro Roberto Duran, incontro deciso dall'abbandono di Buchanan alla 14ª. Ortiz è stato a lungo campione del mondo dal 62 al 68 con un breve intervallo di laguna. È partito bene Ken Buchanan, che lavora col sinistro. Ortiz ancora imbattuto al Garden Ring di New York, è nato a New York, anche se di nazionalità portoricana. Esordio da professionista per lui nel 1955. Subito accesa questa prima ripresa con Ortiz che colpisce al corpo Ken Buchanan, scozzese di Edimburgo. Avanza ancora col jab, ha un buon sinistro Ken Buchanan, un colpo che gli ha dato molte soddisfazioni. Col jab logora gli avversari e poi vedete è pronto a scagliare il destro, questa volta che termina a vuoto alla conclusione della prima ripresa. Ken Buchanan, lo vediamo inquadrato all'angolo, è nato il 28 giugno 1945, esordio da professionista per lui nel 1965 all'età di 20 anni. E la voglia presto di competere nuovamente per quel titolo che gli è stato sottratto da Roberto Duran, complice il suo abbandono alla 14ª ripresa proprio nel giugno di questo 1972. Carlos Ortiz, ormai un veterano, 36 anni per lui. Tante soddisfazioni. Secondo round. In pantaloncini rossi Carlos Ortiz, di nazionalità portoricana, colpisce al corpo Ken Buchanan. Poi incrociano il jab i due pugili. Di nuovo si diverte e gradisce il pubblico di New York, d'altronde da questi due grandi campioni non potevamo non aspettarsi un gran match. Siamo soltanto alla seconda ripresa. Corto gancio di Ken Buchanan. Prova ancora ad attaccare. Carlos Ortiz. Nono incontro dell'anno per il portoricano, che ha ancora voglia di combattere, di vivere l'atmosfera del ring.
Si abbassa e muove bene Ken Buchanan, che poi arriva col jab, ma non va a segno col suo gancio. Fuori di jab risponde Ortiz in pantaloncini rossi. Buono il ritmo di Buchanan, ma altrettanto buono quello di Ortiz, e va un po' in difficoltà. Incrociano ancora il jab. Guardate com'è rapido col sinistro Ken Buchanan. Sempre abbastanza spettacolari gli incontri dei pesi leggeri. Qui Buchanan alle corde. Esce e continua ad attaccare quando mancano pochi secondi, ed ecco la conclusione della seconda ripresa. All'angolo di Buchanan le ultime raccomandazioni per l'ex campione del mondo dei pesi leggeri da parte del suo secondo. È tutto ok, dice Ken Buchanan. Sono pronto per tornare grande, ma prima di tutto per affrontare questa terza ripresa. Deve fornirgli delle risposte questo incontro con Ortiz. Buchanan in tenuta scozzese, Carlos Ortiz portoricano con pantaloncini rossi. Serie di colpi a vuoto. Prova ad accorciare Buchanan, che scarica il destro sulla guardia. Continua ad abbassarsi e a muoversi Carlos Ortiz nel tentativo di rendersi bersaglio difficilmente colpibile. È venuto anche l'arbitro. Prova ancora al corpo Ken Buchanan. Si abbassa e poi un gancio sotto a vuoto per Carlos Ortiz. Poi tenta col montante. E riprende il lavoro col jab di Ken Buchanan, che qui incassa un destro molto duro da Carlos Ortiz. Ha trovato il varco Ortiz, si è infilato rapidamente e a quel punto Ken Buchanan ha potuto soltanto incassare e cercare di limitare i danni. È certo che alla lunga ci ha abituato Ken Buchanan a venire fuori. Su Carlos Ortiz pesano anche i dubbi dell'età, e qui è un po' in difficoltà Carlos Ortiz, si è abbassato, ha iniziato a vacillare e vedete che già alla terza ripresa qualche momento di pausa se lo concede il 36enne Carlos Ortiz. Che concede 9 anni di età addirittura a Ken Buchanan. Prova ancora ad affondare col jab lo scozzese. Ribatte colpo su colpo Carlos Ortiz alla conclusione della terza ripresa a New York.
Sesto round sul ring di New York, l'incontro fra campioni. Anche se sarebbe meglio dire incontro fra ex campioni nel mondo dei pesi leggeri. Ken Buchanan, scozzese, in pantaloncini colorati in onore della tradizione del suo popolo. In tenuta rossa invece il portoricano Carlos Ortiz, che adesso sta subendo l'iniziativa di Buchanan. Pugile che ci ha abituato spesso a controllare nei primi round, quasi con un atteggiamento da sornione, e poi a venire fuori alla distanza con una tenuta atletica invidiabile. Continua a danzare in segno di vitalità Ken Buchanan, che poi spara un montante a vuoto. Abbiamo raggiunto quasi la metà del sesto round. Viene a prendermi, dice Ken Buchanan, che si sta muovendo come una trottola attorno a Carlos Ortiz, e poi lavora col sinistro e tenta col montante destro. Una successione di colpi alla quale spesso ci ha abituato Ken Buchanan. Interviene l'arbitro, mancano poco più di 50 secondi alla conclusione del round. Segni evidenti di stanchezza sul volto di Ortiz. In questa inquadratura abbiamo percepito uno stato di sofferenza. È buono però questo destro che è piazzato a Buchanan, che imperterrito continua a lavorare col sinistro al volto di Ortiz. Che lega, cercando di raggiungere e di guadagnarsi la fine di questo round. È molto stanco Ortiz. E arriva il gong finale. Si dirige all'angolo Carlos Ortiz. Sembra spossato, stremato. Continua a scuotere la testa. Non ce la faccio, dice Carlos Ortiz al suo secondo, che cerca di persuaderlo. Va anche l'arbitro all'angolo e termina l'incontro con la vittoria di Ken Buchanan per abbandono dopo il sesto round. Onore a Carlos Ortiz, stremato. Il vincitore è lo scozzese Ken Buchanan, che saluta il pubblico.